L'estate del 1914 verrà interrotta dalla guerra. Il 28 giugno 1914 Gavrilo Princip, un serbo bosniaco, uccide l'arciduca Francesco Ferdinando, l'erede al trono dell'impero austro-ungarico, e uccide anche la moglie Sofia a Sarajevo, la capitale della Bosnia-Erzegovina. Il problema è che questo Gavrilo Princip è un serbo bosniaco che però faceva parte di un'organizzazione nazionalista serba. Questa organizzazione lavorava per l'indipendenza della Bosnia e sperava quindi di far staccare la Bosnia dall'impero austro-ungarico per poterla unire al regno di Serbia e creare poi successivamente quel grande stato degli slavi del sud e quindi finalmente liberarsi dell'oppressore, insomma, ecco, dell'Austria. Dopo questo attentato l'Austria attribuisce ogni responsabilità alla Serbia. Un attentato diventa il casus belli che fa scoppiare la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, dal 14 al 18. In gioco ci sono moltissime tensioni. Da un lato la politica di potenza tedesca, la Weltpolitik. Infatti Bismarck nel 1890 sarà costretto a dimettersi proprio per dei contrasti nati con l'imperatore, con il Kaiser Guglielmo II, il quale vorrà appunto attuare una politica completamente diversa rispetto a quella di Bismarck, il grande diplomatico che per moltissimi anni era riuscito a mantenere la pace in Europa, il famoso concerto europeo. Tutto il suo lavoro verrà sprecato, buttato all'aria, perché l'imperatore cambia completamente politica e tornare ad essere egemoni in Europa significa anche guerra, significa attaccare gli altri stati per recuperare l'antico splendore del Sacro Romano Impero addirittura. Ci sono tantissime questioni, la questione slava, appunto, questi slavi che vorrebbero separarsi dall'impero austro-ungarico, la Russia che vorrebbe avere uno sbocco sul mare, quindi è molto interessata ai Balcani e poter quindi entrare nel Mediterraneo, quindi ha interessi di tipo commerciale. L'Austria ovviamente tenta di impedirglielo. Tutti iniziano ad armarsi. Non dimentichiamo che dalla metà del 800 in poi abbiamo anche la seconda rivoluzione industriale, la scoperta di nuovi combustibili fossili, ci sono nuove tecnologie, nuove scoperte, l'illuminazione, quindi l'elettricità. Inizia anche la corsa agli armamenti, tutti si vogliono attrezzare e questi grandi industriali, questi capitalisti che cercano in tutti i modi di prepararsi perché avvertono che questa guerra sia alle porte, quindi sono pronti per poter vendere e fare affari d'oro. L'industria bellica effettivamente porterà grande ricchezza e soprattutto darà lavoro a moltissimi operai. E ora vedremo che questo grande scacchiere, queste mosse, queste alleanze, questa fitta rete quindi di interessi reciproci è mossa a causa di alleanze che sono state stipulate ancora, una nell'Ottocento e l'altra invece ai primi del Novecento. Sto parlando della Triplice Alleanza del 1882 da una parte e della Triplice Intesa dall'altra del 1907. Di tutte queste alleanze, di questi giochi di potere e poi delle cause che portarono alla guerra parleremo poi in un video dedicato. Basti soltanto dire che con la Triplice Alleanza sono legate insieme Austria, Germania e Italia, mentre con la Triplice Intesa sono alleate la Francia, la Russia e il Regno Unito. Il 23 luglio 1914 arriva l'ultimatum austriaco nei confronti della Serbia, perché volevano a tutti i costi inviare degli ispettori per poter aiutare la Serbia a condurre le indagini per trovare i responsabili dell'attentato, ma la Serbia rifiuta e il 28 luglio 1914 l'Austria dichiara guerra alla Serbia e con questa dichiarazione scoppia di fatto la Prima Guerra Mondiale. Subito si mobilita la Russia in favore della Serbia perché era la sua alleata nei Balcani contro quindi lo strapotere e l'egemonia austriaca, ma nel momento in cui la Russia entra in campo ecco che la Germania si sente chiamata in causa, perché la Germania soffre del complesso di accerchiamento. A ovest ha la Francia, a est appunto abbiamo il grande impero russo. La Germania punta quindi a questa Weltpolitik e quindi vede nella guerra l'occasione perfetta per poter dimostrare la sua grande abilità, la sua preparazione militare. Non dimentichiamo che l'esercito prussiano era uno degli eserciti più attrezzati, più potenti e più all'avanguardia di tutta l'Europa.
Alfieri la definì una grande immensa caserma, l'unico stato europeo dove la leva militare obbligatoria durava ben 18 anni. Secondo i generali tedeschi, in particolare secondo Alfred von Schlieffen, questa guerra sarebbe dovuta essere molto veloce, molto breve, una guerra dinamica. Pensavano a una guerra lampo, a una guerra veramente di movimento, veloce, rapida, con brevi attacchi, brevi incursioni, vittorie molto rapide, per potersi poi spostare a est e concentrarsi contro l'impero russo. Quindi la strategia era questa: vincere in poco tempo in Francia per poi schierare l'intero esercito contro la Russia. Ovviamente vedremo che non sarà così, perché da una guerra lampo di movimento si passerà invece a una guerra di posizione, di logoramento, con la realizzazione delle trincee. E in quel momento anche la Francia si sente chiamata in causa, perché era alleata della Russia, quindi anche la Francia dichiara guerra alla Germania. Manca soltanto il Regno Unito, il quale entrerà in guerra il 4 agosto 1914, quando la Germania invase il Belgio, un paese neutrale, una cosa che non era mai successa, una cosa inaudita, scandalosa, e la Germania lo fa per attaccare la Francia attraverso un confine non protetto. Ecco che in quel momento il Regno Unito entra in gioco, quindi a favore dell'intesa, e non soltanto per questa violazione, ma soprattutto perché il Regno Unito aveva degli interessi commerciali in Belgio molto importanti, e anche per ridurre quello strapotere, quel desiderio di Weltpolitik della Germania. L'impero turco e la Bulgaria sono schierati con gli imperi centrali, perché poi dalla triplice alleanza si chiamano imperi centrali, perché al momento l'Italia rimane neutrale. Quindi il Giappone invece si schiera con la Francia e con la Russia, perché cercherà di strappare le colonie tedesche che ci sono in Asia. Portogallo, Romania e Grecia si schierano sempre con i paesi dell'intesa. In 2 settimane l'esercito tedesco arriva a soli 40 km da Parigi e si ferma sul fiume Marna. Fu una grande vittoria dell'esercito tedesco, poi però furono costretti a retrocedere e ad attestarsi sulla Somme, e lì si bloccano. Viene creato un fronte occidentale lungo ben 750 km che dal mare del nord arrivava fino in Svizzera. Va molto meglio invece sul fronte orientale, perché anche lì gli imperi centrali riescono a sfondare le linee nemiche, e soprattutto grazie al generale Hindenburg, e ricordiamolo questo generale perché ritornerà ancora, ottiene 2 grandi vittorie in Polonia, una presso i laghi Masuri e l'altra nella battaglia di Tannenberg. In soli 4 mesi abbiamo avuto già 400.000 morti, una cifra altissima, e pensate che da una semplice guerra lampo, come era stata prevista appunto dai generali tedeschi, si trasforma in una guerra di logoramento, perché sia sul fronte orientale che su quello occidentale vengono costruite le trincee, questi fossati, queste fosse insomma scavate nel terreno, collegate da dei camminamenti dove i soldati sono costretti a vivere giorno e notte, e soprattutto vengono logorati e consumati, snervati da queste infinite attese. Per mesi e mesi o per settimane può anche non succedere nulla, sono in attesa che uno dei 2 eserciti esca da quella fossa e attacchi quella avversaria. Ecco perché si chiama guerra di logoramento, perché doveva proprio logorare e consumare i nemici sia a livello fisico ma soprattutto a livello psicologico. E pensate che queste fosse sono a cielo aperto, quindi c'erano moltissimi topi, l'igiene era inesistente. Quando un soldato veniva ucciso il cadavere rimaneva lì accanto ai propri compagni, l'odore era fortissimo, le malattie molto diffuse, ed era, come raccontano i soldati nelle loro lettere, pieno di topi. Si verifica quello che Bismarck per moltissimi anni aveva tentato di evitare e che era abilmente riuscito anche a fare: la guerra su 2 fronti. Quella era l'unica cosa di cui tutti avevano il terrore, però purtroppo per loro ciò accade comunque. E tra il 1915 e il 1916 ecco che l'Italia è entrata in guerra il 24 maggio 1915. Vi consiglio anche di ascoltare La leggenda del Piave, la canzone che celebra appunto l'ingresso dei soldati italiani, quindi dell'Italia, nel primo conflitto mondiale. E l'Italia attacca l'Austria più volte sia sul Carso che sull'Isonzo, ma senza successo, e i soldati italiani sono guidati in questa prima fase dal generale
generale Luigi Cadorna. Nel 1916 poi i tedeschi attaccano i francesi sul fronte occidentale nella celebre battaglia di Verdun, il cui obiettivo era quello di massacrare più nemici possibili, e fu una vera e propria carneficina. Poi ci fu anche la controffensiva francese sulla Somme, anche lì un'altra strage. Tra il 1915 e il 1916 le uniche vittorie di una certa rilevanza furono sul fronte orientale. Per esempio l'Austria riuscì poi ad occupare la Serbia, quindi venne sconfitta, e anche la Romania subì la stessa sorte, perché la Romania era ricca di petrolio e di grano. Parallelamente invece l'impero turco ottomano riesce a respingere sia le truppe sia la flotta dell'intesa. Nel 1916 poi ci fu anche la Strafe Expedition da parte dell'Austria, cioè questa spedizione punitiva nei confronti dell'esercito italiano, il cui obiettivo era dividere in due parti l'esercito italiano per poter poi sfondare le linee italiane, però per fortuna si riuscì a resistere ad Asiago. Tuttavia il governo Salandra fu costretto a dimettersi e poi ci fu il cambio di governo con Boselli. Venendo alla questione italiana, però c'è un grande quesito a cui bisogna rispondere: perché nel 1914 l'Italia non entrò subito in guerra e soprattutto insieme ai suoi alleati della Triplice Alleanza, quindi con gli imperi centrali? Beh, molto semplice, proprio sfruttando l'articolo 4 della Triplice del 1882, perché l'articolo 4 diceva chiaramente che ognuno di questi paesi avrebbe dovuto aiutare l'altro soltanto nel caso in cui avesse subito un attacco. In questo caso invece è l'Austria ad attaccare, quindi è lei che offende, non è l'offesa, e pertanto l'Italia non si sente obbligata ad intervenire. In realtà poi la Triplice Alleanza fu rinnovata e rivista ben 5 volte. Abbiamo 5 documenti della Triplice Alleanza, ogni volta quando è stata rinnovata sono state ribadite alcuni punti essenziali, però ecco, di fatto l'Italia non era certa che in caso di vittoria l'Austria avrebbe poi consegnato quelle famose terre irredente che secondo l'Italia le spettavano di diritto. Stiamo parlando di Trento e Trieste, dell'Alto Adige e soprattutto della Dalmazia, quindi l'Istria e tutti gli altri territori che anticamente facevano parte della Serenissima di Venezia. L'esercito è ovviamente impreparato, lo stesso Giolitti è convinto poi che la guerra sarà molto lunga, altro che guerra lampo. E poi c'è un altro motivo importante, perché a causa di tutti i chilometri di coste che noi abbiamo, sicuramente l'Italia sarebbe stato un bersaglio molto facile per il Regno Unito, per i paesi insomma dell'intesa, perché appunto queste grandi flotte, questa grande potenza britannica e anche quella francese si sarebbero sicuramente fatte sentire in Italia. E addirittura, sorpresa, come vi ho detto prima, poi nel 1915, il 24 maggio, entrerà in guerra sì, ma non con gli imperi centrali, quindi con i membri della Triplice Alleanza, ma con quelli della Triplice Intesa, di sedere al tavolo dei vincitori, poter avere voce in capitolo e finalmente acquisire tutti i territori che non era ancora riuscita a sottrarre a questi usurpatori. Salandra e Sonnino, cioè il presidente del Consiglio e il ministro degli esteri, in realtà che cosa fanno? Tessono dei rapporti diplomatici segreti con entrambi gli schieramenti per capire chi possa essere il miglior offerente, ed ecco che il 26 maggio 1915 stipulano il patto di Londra, che è un patto segreto in realtà, di cui non viene informato subito nemmeno il Parlamento italiano, quindi in realtà è anche un'azione illegale. Il patto prevedeva che in caso di vittoria l'Italia avrebbe avuto Trento e Trieste, la Dalmazia, il Tirolo meridionale, l'Istria e la provincia turca dell'Antalya sulle coste meridionali dell'Anatolia. Il problema è che la maggioranza del Parlamento era neutrale, quindi era contraria all'intervento dell'Italia in questa grande guerra. Pertanto il Parlamento spinge per le dimissioni di Salandra, ma il re rifiuta, perché poi lo riconferma. Non dimentichiamo che l'Italia è una monarchia parlamentare, e a questo punto, quando il Parlamento viene informato, cioè di fatto l'accordo era già stato stipulato, che fare? Aprire una crisi istituzionale in pieno conflitto mondiale? Contemporaneamente abbiamo anche moltissime manifestazioni di piazza, soprattutto da parte di intellettuali, di professori, di studenti, che premono il ceto medio, che è a favore della guerra, soprattutto dei capitalisti, degli industriali che stanno già producendo armi e macchine da guerra. Quindi
ovviamente il Parlamento non può in questo caso tirarsi indietro, quindi non può far altro che prendere atto della situazione e quindi si decide di entrare in guerra. Il 23 maggio 1915 viene dichiarata guerra all'Austria e il giorno successivo, appunto il 24, ecco che l'esercito parte per raggiungere quindi il fronte. Al momento dell'entrata in guerra gli unici contrari erano i cattolici, infatti anche Papa Benedetto XV aveva esortato i cattolici a non intervenire, e l'unico partito è il Partito Socialista, il PSI, il quale è famoso per la famosa frase né aderire né sabotare, quindi rimangono in perfetta neutralità. Come spesso accade, in Italia si discute e prima di entrare in guerra quindi si erano formati questi due schieramenti, gli interventisti e i neutralisti. Tra i neutralisti abbiamo già detto, cioè Giolitti, che è contrario, quindi i liberali come lui pensano che la guerra sarà lunga, sarà sicuramente un salasso sia a livello economico e soprattutto anche per le perdite umane che ci saranno. Ovviamente i cattolici, in primis Papa Benedetto XV, che invita tutti quindi a non partecipare a questa guerra, il Partito Socialista, né aderire né sabotare, ma anche la CGIL per esempio. L'unica eccezione fu Benito Mussolini, che se fino a questo momento si era schierato a difesa della neutralità sulle pagine dell'Avanti, ora invece di botto, così di colpo, cambia idea e si schiera a favore dell'intervento dell'Italia, e per questo motivo fu anche espulso e fondò un nuovo giornale, Il Popolo d'Italia. Contrari erano anche i contadini e le masse operaie, ma invece nello schieramento degli interventisti chi abbiamo? I democratici come Salvemini, i rivoluzionari, gli anarchici e in generale quindi i politici di sinistra, insomma di estrema sinistra, coloro che vorrebbero cambiare radicalmente la situazione, che sono a favore della riconquista di queste terre irredente, i liberali e conservatori come Salandra e Sonnino e soprattutto i nazionalisti. Però sono la minoranza, perché in Parlamento la maggioranza è per la neutralità. Ma allora chi decise? Il sovrano e poi il presidente del Consiglio Salandra e il ministro degli esteri Sidney Sonnino. Quindi loro tre sono stati i fautori di questo accordo segreto, di questo patto di Londra, e mettono poi il Parlamento davanti al fatto compiuto. Tra la scelta di creare una crisi istituzionale e invece quella di entrare in guerra, di fatto si decide per la seconda opzione. Vedremo poi in un altro video dedicato sia alle cause che portarono a questo grande conflitto e la prosecuzione poi invece del conflitto. Alla prossima!